Bentornati su EasyFreeCAD, il corso di modellazione CAD per principianti. Oggi è un grande giorno perché con questa terza puntata avrete tutti gli strumenti per modellare oggetti completi in autonomia. In particolare oggi usiamo le primitive di part. Useremo le operazioni booleane, ovvero unire e sottrarre oggetti tra di loro. Renderemo oggetti trasparenti per vedere meglio come sono fatti al loro interno. Il tutto per creare un pomello tipo quello dei bastoni delle tende. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i miei video sulla modellazione con FreeCAD. Ma bando alle ciance e cominciamo subito. Apriamo FreeCAD, creiamo un nuovo file ed entriamo nell'ambiente di lavoro Part. Come abbiamo visto la scorsa puntata, qui troviamo le primitive dell'ambiente da lavoro Part. Nella scorsa puntata abbiamo visto il cubo, il cilindro e la sfera. Per creare il nostro modello cominciamo col fare una sfera di raggio 30 mm. Cambiamo l'angolo 1 a meno 45 gradi perché non ci serve una sfera completa. A questo punto spostiamo la sfera, diciamo di un 30 mm sull'asse delle Z, e creiamo una nuova primitiva, un tubo. Come vediamo, il tubo ha come dati principali il raggio interno, il raggio esterno e la sua lunghezza. Come raggio esterno possiamo mettergli 21, come raggio interno possiamo usare 14, ovviamente nella realtà prenderemo le misure di che cosa ci serve, e come lunghezza possiamo farla 20 mm. Se per qualche motivo non ci dovesse piacere, possiamo ovviamente andare a modificarlo direttamente da qui. A questo punto impariamo un trucchetto molto interessante, ovvero rendere trasparente gli oggetti. Quindi proviamo a rendere trasparente la sfera. Clicchiamo sulla sfera, facciamo tasto destro, Appearance, e cambiamo la trasparenza. Questa cosa ci permette di vedere all'interno delle varie primitive, ma comunque questo vale per tutti gli oggetti. A questo punto possiamo spostare. Ok. Così abbiamo potuto spostare il tubo e posizionarlo nella posizione corretta. Un'altra possibilità per fare la stessa cosa è aggiungere una trasparenza usando questo pulsante. A questo punto voglio introdurvi le operazioni booleane. Dobbiamo unire questi giù oggetti, ovvero la sfera e il tubo che conterrà il palo della tenda. I pulsanti per fare questa operazione sono questi. Il pulsante booleano, che permette di selezionare due oggetti e dire unione, intersezione, differenza. Oppure in questo caso che dobbiamo unirli, il sistema più comodo è semplicemente selezionarli e cliccare su unione. Come vedete, quando abbiamo selezionato due oggetti diventano attivi questi pulsanti, intersezione, unione oppure taglio. In questo caso ci interessa l'unione dei due oggetti, quindi possiamo cliccare su unione. A questo punto l'oggetto è diventato unico. Cambiamogli subito l'etichetta e abbiamo fatto il nostro pomello. Ora vogliamo inglobare all'interno dell'oggetto un dado, in modo da poter serrare questo pomello attraverso un dado e un bullone.
Vediamo adesso come fare. Ora introduciamo questo pulsante qui. Qui troviamo tutte le primitive di part. Possiamo aprire e vediamo che possiamo creare un piano, un box, un cilindro, un cono, una sfera, un ellissoide, un toro, un prisma, un cuneo e una serie di altri oggetti che vedremo nelle puntate successive. Ora quello che ci interessa a noi è il prisma. Un prisma a 6 lati con, mettiamo 4, altezza 4. Naturalmente voi dovrete misurare il vostro specifico bullone. Abbiamo creato il bullone. A questo punto ci serve un cilindro per poter simulare la parte filettata della vite. Allunghiamolo un pochettino e lo spostiamo al centro. Quindi uniamo il prisma e il cilindro, che sono dei cavi all'interno del nostro oggetto, e li uniamo in un unico blocco. Chiamiamolo TMP. A questo punto possiamo girare il nostro oggetto. Ricordatevi sempre di andare a verificare il grado di rotazione, lo ruotiamo e dobbiamo inserirlo vedete quanto è comodo poter mettere trasparente l'oggetto? Perfetto. A questo punto dobbiamo sottrarre a pomello lo spazio per il dado e per la vite. Usiamo questa funzione qui, quindi dobbiamo usare differenza tra pomello e TMP. Ora, come potete immaginare, il problema di questo oggetto è che non c'è modo di inserire il dado all'interno dell'oggetto. Quindi dobbiamo generare un piccolo scasso per poter fisicamente inserire il dado all'interno dell'oggetto. Quindi creiamo un cubo, spostiamo il cubo in posizione, più o meno. Ok, in modo da perfetto. Dobbiamo ovviamente cambiare le dimensioni del nostro oggetto. Possiamo fare transform per verificare il punto. Come vedete, con 1 millimetro non è possibile posizionarlo correttamente, quindi possiamo cambiare il passo. Cambiamo la nostra dimensione del cubo. Quindi dobbiamo eliminare il cubo,
da cut levare il cubo. Adesso abbiamo anche lo scasso per inserire il dado all'interno dell'oggetto. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Se il video ti è stato utile, un bel like e un commento mi sarebbero di grande stimolo per continuare questo lavoro. Oggi abbiamo usato le primitive del banco da lavoro Part. Abbiamo imparato ad unire oggetti tra di loro e abbiamo sottratto oggetti per poter inglobare un dado e un bullone. E abbiamo anche imparato a rendere gli oggetti trasparenti per poter vedere al loro interno. Nella prossima puntata abbandoniamo l'ambiente Part e introdurremo il banco da lavoro Sketcher, che ci permetterà di ampliare di molto le nostre possibilità. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.